was born in Salento, in the southeastern part of Italy, in a lower middle-class family. His mother is a great teacher and his father is a clerk. He grows up free in the Greek Salento countryside, full of piers, sea, and the fragments of a culture that intrigues and fascinates him since childhood. His curiosity and his love for learning will never abandon him. Pasquale is less than 17 years old when he goes up to university. His student life is not comfortable, but the memories of those years of freedom and learning are among the most beautiful of the many who will accompany him in his life, lived so intensely. Io l'ho incontrato per la prima volta quando era ancora uno studente dell'ultimo anno e lo vidi nel laboratorio di Paolo Martinelli e mi colpì per due cose: l'espressione molto seria del volto e lo sguardo molto penetrante, e dall'altra parte l'abbigliamento. Aveva dei capelli lunghissimi che gli cadevano sulle spalle, tenuti fermi da una fascia che gli cingeva la testa, ed era vestito in maniera del tutto informale, come un figlio dei fiori. E allora io, ridendo Martinelli, gli chiesi: ma chi è quel giovane che assomiglia a Cochise, il capo degli indiani? E Martinelli, pensando che io avessi una cattiva impressione per questo abbigliamento un po' strano, mi volle tranquillizzare, disse: no, guardi che è uno dei migliori allievi dell'ultimo corso. Il secondo incontro lo feci quasi un anno dopo e vidi un giovane completamente rasato e vestito in maniera confessionale, e anche quella volta fu un incontro senza parole, perché voi lo sapete, in Montagna parlava poco, ascoltava, ecco, e pensava. A distanza di alcuni mesi venne nel mio studio perché volevo informarmi di avere vinto una borsa di studio del Ministero degli Esteri che gli avrebbe consentito di frequentare per almeno un anno il laboratorio di Buxtal a Copenaghen, che era a quel tempo il miglior laboratorio in tutto il mondo. Circa appunto 10 mesi dopo mi arrivò una lettera nella quale mi faceva un resoconto di tutto quello che aveva fatto a Copenaghen, e poi alla fine mi chiedeva se al suo rientro avrebbe potuto afferire al gruppo che io conducevo in clinica. Io capii che Montagna era una persona estremamente intelligente e molto determinata e che voleva scegliere da solo il proprio destino. Montagna salì la scala e diventò il numero uno dell'istituto, diresse di fatto il reparto della clinica. Tutti gli specializzandi e tutti i nuovi arrivati avevano come punto di riferimento Montagna. I suoi colleghi, quelli che lavoravano in clinica con lui, hanno avuto per Montagna sempre un grande rispetto e una grande considerazione, soprattutto apprezzando in lui questa concentrazione nel lavoro e l'assoluta assenza di giochi di potere. Quelli non li faceva. Per quel che mi riguarda posso dire che prima del suo felice matrimonio, Montagna, negli ultimi anni in cui abbiamo vissuto insieme, passava i weekend spesso a casa mia a Milano Marittima. Nell'atmosfera così familiare di Milano Marittima, per un lapsus lo chiamavo Nicola, che è il nome di mio figlio. E questi sono i ricordi che io ho di Pasquale Montagna. Pasquale reads, studies, takes an interest in everything. The breadth of his knowledge makes him an excellent clinician, an outstanding neurologist, but also a deep expert of every branch of knowledge.
Not satisfied of specializing in a single subject, he thinks each discipline has to be thoroughly studied and investigated to become as far as possible his cultural heritage. He was a true guide to his students, a teacher who transmits his knowledge, understands your skills, and is happy to value them. He used to remind his students that the greatest crime people may commit is wasting their talent, which he certainly did not. My recollection of Pasquale Montagna. Pasquale, my dear departed friend and colleague, a gentleman with compassion, a scholar with superb talent and innovation, a fiercely family man with an intense concern for the family and all human beings, an educator and teacher of encyclopedic knowledge, and a scientist with an intense interest in the Western and Eastern religion and philosophy. This is how I remember Pasquale. This is my recollection of my gifted friend and colleague. Although I had known Pasquale for over 12 years, I really came to know him well and was amazed at his multidimensional talent during the period 2007-2009, when Pasquale as the senior editor and I as co-editor had been working together to produce 2 volumes of sleep disorders as part of the Handbook of Clinical Neurology series, published at the end of 2010 by Elsevier. About 2 weeks before, God took Pasquale mercilessly away from us at the height of his career. Pasquale once told me that he would like to see these 2 volumes in print before his passing, and he did. This is my final deliberation. Pasquale will live in our memory forever. Physically, he is not with us, but its soul and memory remain unvanquished, unconquered, invincible and everlasting. May God bless him and look after him well in his next journey. Professor Sudhanshu Chakravarti, MD, Fellow of the Royal College of Physicians. In the future, maybe the future of pharmacogenomics is the promise of a personalized medicine, and maybe even for the pharmaceutical industry, the possibility of drug development of safer and more effective and even more economic drugs. Thank you very much.